Questa è Dobicat, la lavanderia più grande dell'Asia. My name is Piyush. Piyush. What are the biggest challenges? I'm sleeping there and my brother sleep there. People working here does not get paid enough. I want to protect my country. Oggi siamo a Dobicat, la lavanderia più grande dell'Asia. Qui vivono circa 6.000 persone in pochissimo spazio. C'è chi lava, c'è chi pulisce, c'è chi asciuga, c'è chi stende. Ora cercheremo un po' di perderci qui dentro e cercheremo qualche persona che parli inglese, che possa aiutarci a capire come si vive qui dentro, cosa si fa. Come vedete ci sono tantissimi vestiti stesi ovunque, tantissimi, milioni di vestiti stesi. I Dobi, i lavandai, fanno parte del più infimo gruppo di caste, quello della Shudra. Appena sopra gli intoccabili ci sono loro, i servitori. Esistono tantissime lavanderie a cielo aperto in India, ma quella di Mumbai è in assoluto la più grande e famosa al mondo. Viene fondata nel 1890 sotto il dominio britannico e nasce per rispondere alla crescente domanda di lavanderia in città. Addirittura Piyush, che voi ancora non avete idea di chi sia, ci dice che This place, Dobigat, was constructed in 1890. So the people who are in prison, they used to like wash the clothes here of the people, like the general foreign tourists, the people who used to come here, so they used to wash and earn from it. E così Dobicat fu progettata con centinaia di vasche di pietra, dove i Dobi potevano battere i vestiti per pulirli in modo efficace. Dryer? È incredibile perché non ci sono vere e proprie case, dormono in 6, 7, addirittura 10 in pochissimi metri, tutti attaccati, anche bambini piccoli che lavorano qui, aiutano già le famiglie a lavorare. Stiamo ancora cercando qualcuno che ci possa fare da guida, nessuno parla inglese purtroppo. Ci sono tantissimi bambini che giocano qua in mezzo a ciò che potrebbe essere veramente pericoloso. Guardate dove sta giocando, guarda. Cerchiamo ancora una persona che parla inglese, ma non è facile. Hi. Abbiamo trovato qualcuno forse finalmente. What's your name? My name is Piyush. Piyush. How old are you? I'm 17. How long have you been working here? For 2-3 years. 2-3 years. Okay. So since when you are 14, you work here? Yeah. Family business. Some people have commercial, some people do their family business. In realtà Piyush è spuntato fuori dopo solo un paio di tentativi andati a vuoto. Ha accettato di farci vedere la sua vita senza fare nemmeno una domanda e senza chiedere assolutamente nulla in cambio. Abbiamo trovato Piyush che ci fa da guida qui dentro e ci mostra un po' com'è Dobicat. Finalmente abbiamo trovato qualcuno che parla inglese e vediamo com'è la situazione. Prima di domandargli qualcosa di più personale, dato che ci trovavamo nella lavanderia a cielo aperto più grande del mondo, gli ho chiesto di mostrarci tutte le fasi che attraversano i panni una volta che arrivano a Dobicat. Ci sta spiegando che praticamente i vestiti arrivano qua con un numero identificativo. This is the first step. Yeah, this is the first step. Ok. We have to put numbers on the cloth so that we can identify it is from a specific person or specific hotel or restaurant. So we bring the clothes and we put marks. We have to separate the clothes, like white clothes, black clothes different, light clothes different. So we put according to the color. Yeah. Who are you? Oh, hi. Hello. Ricordatevi bene di questo bambino perché diventerà il protagonista assoluto del video. Hello. Do you know Hindi? How are you? Which is country from? Italy. Oh my god. The washing machine. If for example I put white clothes, so we have to put the chemical which is needed to wash white clothes. The machine, sure. Oh. Crazy. Okay, so this is the second step. So after washing, we remove the excess water which is in the cloth. I put cloth like this. It's the dryer. It's like a dryer. Just like a dryer. How long does it take to 2-3 minutes. 2-3 minutes? Yeah. It remove all the excess water, but you have to dry in sunlight for around half an hour or something. Oh, can I try? Le lavatrici di Dobicat ci hanno spiegato che arrivano a poter lavare fino a 300 pezzi insieme.
Ora non è in funzione, ma è enorme. Si è zozzata quando facevo la ceramica e la pottery. Tutta, ok. Breaking. Questa è la mia situazione dopo aver fatto la pottery. E questa è la maglietta. E quindi voglio vedere se funziona. Ci vuole un'ora per fare tutto. E quindi siccome è molto molto sporca, è veramente sporchissima, voglio fare il test. It's so dirty, man. Okay. So we'll be back in 30 minutes. I don't know. 30 minutes. Famose scale infami che ci uccideranno. Yeah, it's very easy. You just have to Ah, like this. ok, One more time. ok. It's easier. Yeah. So when it went, you just have to. But it's not like this. dangerous staying there, no? It's not dangerous. Oh, not dangerous. Yeah. It's not gonna collapse under no. our weight, no? Oh, the roof! Dopo stendono i panni, li stendono praticamente sui tetti e la cosa divertente è che qua c'è la stazione del treno. Non credo sia una cosa pulitissima, in quanto il treno, come vedete, non è proprio il treno migliore del mondo, ma siamo su un tetto. Spero ci regga, tra l'altro. Wow! Siamo in mezzo ai fumi che ci ha detto non essere tossici. They also put chemical, but it's not that dangerous that it can harm you or something. Poi quando ho insistito un pochino invece ha detto but if you breathe this all days, all day, it's then a bit it can like be, yeah, for breathing, yeah? Yeah, breathing problem. In effetti, tutti quei fumi sui tetti li avevo già visti prima di salire. Provengono da specifici anfratti di Dobbiat e, come ci ha spiegato uno dei moltissimi fratelli di Piush, derivano da alcune botti con acqua bollente, che serve per detergere i vestiti bisognosi di un lavaggio più mirato. In this chemical water is boiling for washing those saris. They need hot water to get soft and all. Ok. That's why we boil these waters in like this big drums and all. But it's not toxic. No. It's not toxic because I can't breathe inside. You can breathe? It's not dangerous. No, it's not dangerous, but we should not take risks. Un po' come quello che avevamo visto a Dharavi in effetti. E come vedete qua c'è un sacco di gente che stende. C'è tantissima gente che lavora. Vedete, noi eravamo lì sotto prima. Dopo essermi lamentato con Piush di come il suo corpo non reagisse al clima monsonico di Mumbai come il mio, mi sono piano piano accorto di essere circondato su quel tetto da tantissime persone, bambini, anziani, che indipendentemente dalla loro età avevano due caratteristiche. Erano tutti parenti di Piush e lì ci stavano solo per un motivo: lavorare. Oh hi! Hi! Oh hi! My name is Simone. Simone. You are working? Oh really? चलो बोलो मेरा भारत महान मेरा भारत महान जय हिंद È a questo punto che, immerso in questo contesto a dir poco inusuale, uno dei fratelli di Piush mi chiede spontaneamente di essere intervistato. Abbiamo incontrato, what's your name? Prince. And how old are you? I'm 16 years old. Are you working here? I am helping my family. Where do you live? Inside. Inside? Can I see your house? Yeah. Can I see his house? Yeah. Okay. Okay, show me. Questo ragazzo ha deciso di mostrarci dove vive. Vediamo dove vive. After doing work, this all goes down and we are sleeping here. You sleep there? Yeah. Where? I am sleeping there and my brothers sleep there. All your family? Yeah. Oh man, but it's no space. No, after doing work, this Yeah, understand. Ci sta spiegando praticamente che dopo il lavoro tolgono questo tavolino qua e dormono qui per terra. How many people sleep here? Six people. Dormono 6 persone in questo spazio. In 6. Piush ha poi continuato a spiegarmi le fasi dei vestiti in quello stesso posto. E solo lì capisco che il problema non è tanto lo spazio ridotto in cui dormono, ma che tutto avviene in quello spazio. Lì mangiano, dormono, lavorano, vivono.
Ok, ci sta spiegando che questi vestiti sono tutti del ristorante. From restaurant, we put different numbers to identify. To identify, yes. Yeah. Some Okay. of their logos, so it's not necessary. Ok, ok. But if you don't, they don't have like logos or something, so then we have to put the numbers to identify. And this is where we do ironing. Ironing, ok. Yeah. Oh wow. Ok. Yeah, it's a different one. It's very heavy. Very heavy. Ok. And we fold the clothes. After we dry all the clothes here, so we have to fold all the clothes, and then we have to sort according to the numbers and specify to there, and then we have to again bind all the clothes together, and then we have to separate it. Then again we have to deliver it to the place. And you deliver to the place? Yeah. You? Yeah. we With have to a deliver it. motorcycle and Yeah, that? motorcycle or tempo. Oh, wow. Yeah. Can I ask you a question? When it rains, what happens? For example, if right now it begins to rain, If rain, then we have a drying machine. okay, but you're not washing again. No, why we do it? Why do we Because do it? rains maybe it's dirty, no? Not dirty rain. No. No dirty, okay. Rain is clean. But if the clothes get wet, then we are gonna have to remove the Gra- extra water from that machine which I showed you earlier. 12 seconds later. Vi ricordate il bambino di prima? È appena tornato con la mia maglietta lavata. Thank you so much! Like this? First you should put this one. Put like this. Oh wow! Thank you so much, thank you so much. What's your name? My name is Ansh. Adanch. Simone. Oh, Simone, like Simon. Don't keep your hand. Oh man, thank you so much. Oh, it's raining. Sta piovendo. So Appena abbiamo beautiful. steso. Look. What? So fast. Yeah. Yeah, it's We raining. need to go down. Incredibile. Sta piovendo e stanno velocissimamente togliendo tutti i vestiti, quindi devo ricogliere anche la mia maglietta. Subito! Ah! Sono velocissimi a togliere i vestiti. Prima glielo stavo chiedendo, gli ho chiesto ma cosa succede in caso di pioggia? Questo succede. Again. Di nuovo, l'altra volta. Speriamo che non piova di nuovo. Pioggia di nuovo, la velocità. Si tolgono tutti i vestiti. Dopo che Ansh decide di intervistarmi chiedendomi prima dei giochi della mia infanzia. In your childhood, Oh, I like to play with animals. animals. Yeah, fake animals, not true Fake. animals. Poi degli animali presenti nella zona dove vivo. In your country, how many animals do you found in your area? In our area we have many dogs, Dogs. many cats also. Ho provato io a fargli qualche domanda e sentite che cosa mi ha detto. So, what's your dream? My dream is I have to become a soldier. You want to become A soldier. a soldier? Really? Really. And how old are you? I'm 9 years old. 9 years old. What's your name again? My name is Ansh. Why you want to become a soldier? Huh? It's Why? my childhood dream. Yeah, but why? You want to fight? You want to protect your country? I want to protect my country. You want to protect your country. So what message do you want to leave? That's something you want to say? Huh? Like out of the blue, like something you want to say in general. I want to say that if you will work hard, you will get the sweet fruit of the success. Oh man. Oh, I'm crying. Oh man. You have some questions for me? No, No questions. no questions. Dopo aver conosciuto pressoché tutta la sua famiglia, finalmente ho trovato un momento adatto per fare domande un pochino più personali a Piyush, che pur quando sono stato indiscreto non si è mai tirato indietro nelle risposte. Ansh, ormai protagonista assoluto e indiscusso del video, ha voluto leggere a tutti i costi le domande che avevo scritto. What are the biggest challenges you face everybody Every day. every day? The biggest challenge I face every day in Dobigar is like you have to deliver the clothes in the morning at 5:30, so it's very difficult. I do delivery and all the stuff. Like every person has a particular job. Like if she's
like folding the clothes, and she have to fold the clothes. If I am delivering, then I have to deliver and wash. What does it mean to you to be a dhobi? Is it a family tradition to you? Been passing on from generation to generation. Like my grandfather used to work, and his father, like Have you even thought about changing a job. changing your job? People working here does not get paid enough. People like us, like students, they usually think to get outside of this area because it's very hard working place. How many hours do you work per day? I work around 8 to 9 hours. 8 to 9. Yeah, I earn 15,000. 15,000, okay. 10 to 15,000 basic. Okay. And around family, if they have a big, huge business, so they earn around 2 or 3 something, 2-3 lakhs. Is there anything you wish you could afford but currently can't? Yeah, I want to afford a nice house for me. Nice house. Yeah, for my mother because she's working very hard to get one. The goal for every people working here. How many people live here? 6,000. 6,000. It's Okay. a huge place. What are your dreams for the future? I don't have them for myself, but I have a dream for my family. Like we want a particular apartment, we want a nice house, so that we can live in a stable condition, and we don't want much regret after what we did in the past years. We want to live the upcoming years nicely and peacefully. Ok. Thank you so much, man. Thank you so much. Intanto si fa notte. Ricompenso Piush per tutta la sua disponibilità e mi avvio per uscire da Dobbigat dopo ore lì dentro. Mi imbatto nel frattempo in un gruppo di persone che sta cucinando. Come vedete qua mangiano proprio direttamente. Poi samosa? Samosa? Mi prendono chiaramente in giro perché non erano samosa come avevo ipotizzato. Ok, è puri, non è samosa, è puri. 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 Everyone cooking this man. E alla fine decidono anche di offrirmelo. Un fritto tanto semplice quanto bollente. So good. Quando sono uscito da Dobbigat ed era ormai sera, i grattacieli intorno alla lavanderia facevano ancora più impressione. È incredibile pensare che quello è un grattacielo e Dobbigat è lì. Questa è la distanza con un grattacielo dove ci abita gente benestante. È così vicino. La contraddizione di vedere l'estrema povertà circondata dall'estrema ricchezza mi ha fatto pensare che esistono sempre due punti di vista sulle cose. E così mi sono chiesto, cosa pensa un milionario di Mumbai di tutto questo? Nel prossimo episodio. La missione è quella di intervistare una persona ricca, sperando non mi arrestino. È più che altro un lavoro di attesa. Actually, in India, they don't allow many people to come in the houses. Non possiamo più andare. I'm born and raised here, right? Mi stanno trattando come se fossi un milionario. This is the city that adapts everyone. It has place for everyone, for the richest, for the poor. Invest in litigated properties, something that I can't afford. I can't afford a plane. We have 1.3 billion people. We needed a lot more.